Oggi faccio una ricetta che non è così comune in Italia, perché all'estero è conosciutissima, il pollo del dragone, e questo è il titolo, che poi è anche un bel titolo anche altisonante, che non è in Italia, non so come mai, in realtà nei ristoranti cinesi, asiatici in generale non viene presentata, ma è veramente deliziosa. Ci vuole un pochino di tempo per farla, ma relativamente, come tutte le ricette asiatiche, si deve preparare tutti gli ingredienti prima e poi si passa alla cottura, che in genere è anche piuttosto rapida. Quindi noi facciamo la stessa cosa, prepariamo tutti gli ingredienti, partiamo dal peperone. Vedete, ho cambiato coltello. Un'altra cosa che in cucina è estremamente pericoloso, e io ho fatto una stupidaggine, è usare i coltelli che non sono ben affilati, perché il rischio poi di tagliarsi aumenta, perché il coltello ovviamente non taglia, scivola e uno si può tagliare. Cipolla. La parte bianca del cipollotto, dipende dalle dimensioni, se i cipollotti sono come questi qui, le fate direttamente così in 4 pezzettini. Se sono più piccoli li dividete a metà. Fetto di pollo, già pulito. Allora, qui potete scegliere se farla a striscioline o cubettarlo come lo sto facendo io, scegliete voi. Se lo fate a striscioline la cottura è ancora più breve. Ora si prepara la pastella per cuocere il pollo. Le uova, tutti gli ingredienti li trovate a www.casapappagallo.it, dove ci sarà anche poi tutta la spiegazione in modo analitico, sequenziale dei passaggi che vanno fatti. Maizena, talvolta mi viene chiesto che cos'è la maizena, è un l'amido di mais, semplicemente quello. Un mezzo cucchiaino di paprika, potete scegliere se usare quella piccante o quella dolce, in realtà non sposta tanto, però. Il pollo. Siccome me ne sono dimenticato, non fatelo, quando farete la ricetta mettetelo prima, mettete un pochino di sale e un pochino di pepe. Olio, controllo la temperatura, 180 gradi, va benissimo, e comincio a friggere. Ora si passa a fare la salsetta. Olio, usate anche l'olio oliva, però onestamente se avete dell'olio di semi è meglio, un paio di cucchiai circa. Aspetto che si scaldi leggermente l'olio e si va a mettere l'aglio. Il fondo leggero del wok, che cosa succede? Permette di scaldare immediatamente l'olio. Riuscite a vedere le bollicine intorno all'aglio. Non c'è bisogno di farle andare troppo, 30 secondi è più che sufficiente. Tutte le verdure. Un minuto? Ecco, calcolate un minuto, un paio di minuti proprio al massimo, perché devono rimanere sempre leggermente croccanti. Salsa di soia e salsa ketchup. Non volete mettere il ketchup per qualunque motivo, mettete della salsa di pomodoro con un cucchiaio di zucchero. Deve essere bello denso, non deve essere assolutamente liquido, ok? Quanto è passato? Un altro minuto al massimo. Vado a mettere il pollo e gli anacardi. Non ci avete gli anacardi? Mettete le noccioline, magari quelle non salate, oppure potete mettere delle mandorle, oppure delle nocciole, qualcosa che faccia comunque il contrasto bello croccante. L'operazione qui a questo punto è: spengo il fuoco e faccio amalgamare, guardate.
sono praticamente completamente glassati. Basta, stop, finito. Nel caso per qualunque motivo avete risposto al telefono, vi siete distratti e la salsa si è troppo addensata, questo prima di mettere il pollo, altrimenti vi apportate in mano un pochino di acqua, ci aggiungete un pochino di acqua, va bene? Allora, ultimo ingrediente, quindi ora lascio quello lì, ultimo ingrediente è il cipollotto, la parte verde che si mette sopra, che dà freschezza al piatto ed è veramente fantastico. Ne metto un po' anche qui. E ovviamente si assaggia. Questa è la cosa più bella. Pollo. Pollo. Peperone. Anacardo. Ora però, avendo fatto un assaggio singolo, bisognerebbe ricominciare tutto da capo. Vabbè, c'ho pollo e peperone. Anacardo. Cipollotto. Peperone. Vabbè, me ne vado, la prossima.